Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Bene, molto bene. Oggi volevo informarvi velocemente, ma molto velocemente, perché era solo per rinfrescarvi la memoria, per quanto riguarda le novità che riguardano la DSU e quindi l'ISEE. Ricordatevi che il decreto lavoro, stiamo tornando indietro nel 2023, il numero 85, aveva portato alcune modifiche proprio nell'assistenza della compilazione della DSU, quindi ISEE. Quindi a questo punto vuol dire che in alcuni casi, mi raccomando, in alcuni casi che poi dopo vi spiego, i CAF possono richiedere o comunque richiedono il pagamento di una cifra in denaro per la compilazione, la predisposizione della DSU che viene compilata oltre la prima. In pratica l'assistenza nella compilazione della DSU svolta dai CAF successiva alla prima, quindi la DSU svolta successiva alla prima, che non contiene delle variazioni del nucleo familiare, non è più gratuita e bisognerà pagare un importo che può arrivare fino a 25 euro. Però vediamo bene tutto quanto. Mi chiedete sempre come faccio a mettermi in contatto con te? Come posso scriverti? Bene, allora lo vedete questo sito internet qui sotto? Prendete carta e penna e scrivetevi quell'indirizzo internet. Oppure se vi viene più comodo trovate il collegamento nella descrizione del video, quindi nella descrizione di questo video trovate il primo collegamento. Ebbene, da lì c'è la possibilità di iscrivermi, di entrare in chat, la chat è dedicata a voi, la possibilità di ricevere una casella email PEC gratuita, più tante altre cose. E poi se vi piacciono le mie maglie, tramite quel sito internet lì c'è la possibilità di acquistarle, quindi avete la possibilità di acquistare le maglie ufficiali, quelle che ho utilizzato all'interno dei video su YouTube. Ma dovete affrettarvi perché di maglie ce n'è solo una per modello, quindi accorrete tutti quanti. Comunque, per maggiori informazioni collegatevi al sito internet che vi ho lasciato qui sotto e che comunque trovate in descrizione del video e andate a fare un giro sul sito internet unico e ufficiale. Allora, tornati a noi, vediamo quando si dovrà pagare la DSU. Molto brevemente, tutti coloro che si faranno compilare la DSU dal CAF, nel caso in cui ci sarà per esempio la variazione del reddito familiare o personale o per altri motivi, saranno tenuti al pagamento del servizio svolto. Mentre invece le nuove DSU per le variazioni della composizione del nucleo familiare rimarranno sempre gratuite. Quindi questo è l'unico caso. A questo punto avete due opzioni. Prima, o imparate a farvi la DSU da soli tramite il sito internet dell'INPS, ai quali potete accedere con la CIE, lo SPID, la CIC, CIUC, SPIC e SPAN che già conosciamo. Vi dovete autenticare tramite il sito internet, poi vi andate a cercare il servizio per la compilazione dell'ISEE DSU, oppure se ci sono delle variazioni che non riguardano il nucleo familiare, sappiate che dovrete pagare fino a 25 euro. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Torniamo su un discorso vecchio che sto portando avanti da parecchio tempo, che mi interessa particolarmente e che a questo punto speriamo che si decidano a farlo. Speriamo quando e come, però speriamo. Quindi a questo punto partiamo da qui. Partiamo dal fatto che l'Italia dovrebbe in teoria prendere esempio
da un altro stato estero. E adesso vediamo perché. Vediamo chi è e cosa hanno fatto per le persone, ok? Qualche tempo fa si parlava di una proposta, adesso stiamo andando all'estero, si parlava di una proposta del CUP, quindi il partito politico della Catalogna indipendentista, con il quale volevano far partire un esperimento di reddito di base universale. Ogni tanto torniamo a parlare di questo reddito universale di base. Il meccanismo era molto semplice. In pratica, per 2 anni, a 5.000 catalani volevano pagare circa 800 euro al mese per una persona adulta e anche 300 euro al mese per tutti i minori con meno di 18 anni. In pratica questo esperimento sarebbe servito per vedere e per capire, praticamente è tutto un esperimento su di noi comunque, cioè tutto questo, tutto il discorso di 500 euro, 800 euro, quello che sia, sono tutti esperimenti che fanno sulle persone, sappiatelo. Quindi questo esperimento sarebbe servito per vedere, per capire come sarebbero cambiate le vite delle persone, il loro vivere nella città, come avrebbero usato alcuni determinati servizi pubblici, ma soprattutto questo esperimento sarebbe servito per dimostrare che il reddito di base universale è l'unica vera strada percorribile per poter mettere fine alla povertà e al lavoro precario. Tutte queste 5.000 persone sarebbero state selezionate a sorte per poter ricevere appunto questo reddito di base universale. In pratica, come funzionava? Metà di queste, quindi 2.500 persone, sarebbero state scelte a sorte dalle famiglie in tutta la Catalogna e le altre 2.500 persone sarebbero la popolazione di 2 comuni che hanno una popolazione comprensiva tra i 1.200 e i 1.400 abitanti. Questo era un progetto che ovviamente valeva dei soldi, quindi circa 100 milioni di euro, e avrebbero ricevuto il reddito tutti quelli con un reddito fino a 45.000 euro lordi l'anno. Tra l'altro la cosa bella di quel progetto è che i soldi di quel reddito si possono usare per qualsiasi cosa, quindi per comprare del mangiare, comprare dei beni di lusso, investire dei soldi in borsa, comprare auto, andare in vacanza, pagare l'affitto, diciamo, quindi alla fine non c'erano limiti di utilizzo come succede con l'assegno di inclusione. Questo no, non puoi fare benzina, non puoi andare dal tabaccaio, non puoi fare questo, in pratica non si può fare nulla. Invece con questo reddito qua si poteva fare quello che si voleva. L'unica cosa che era richiesta dal governo era quella di rispondere a dei sondaggi oppure a delle interviste che servivano per capire come questo reddito influisce sull'andamento della vita delle persone che lo ricevono. Quindi lasciamo stare il discorso dell'esperimento, che siamo tutti delle cavie da esperimenti, ma a noi ci frega dei soldi, quindi chi se ne frega, buonanotte al secchio, no? Sarebbe stata una cosa utile. A questo punto speriamo veramente che l'Italia prenda esempio da questa cosa, anche se credo che in questo momento, con la situazione che abbiamo, non succederà mai. Sai mai. Noi continuiamo a portare avanti questo progetto, questa idea, e vediamo che magari, speriamo che un giorno veramente si avveri. Cambiamo argomento, parliamo dell'ultima questione di oggi, parliamo del pagamento del nuovo buono patente autotrasporto che fa parte del programma Patenti Giovani Autisti per l'autotrasporto. Non so se lo sapete o non lo sapete, io questo non lo so, comunque diciamo che ultimamente i trasportatori stanno calando, nel senso ci sono molti meno autotrasportatori, perché è un lavoro che praticamente non vuole fare quasi più nessuno, quindi stanno calando le persone che vogliono fare quel tipo di lavoro. E allora cosa è successo? Che il governo ha messo in campo appunto questo buono
patente autotrasporto. Come vi avevo già accennato qualche tempo fa, a partire dal 1° luglio del 2022, e mi raccomando segnatevelo in calendario, fino al 31 dicembre 2026, quindi abbiamo ancora circa 1 anno e mezzo, poco meno di 1 anno e mezzo, è partito questo nuovo programma di sostegno che, come vi ho detto, serve proprio a incentivare e sostenere la formazione di nuovi conducenti per l'autotrasporto. Questo buono serve a sostenere in parte tutti i costi che servono per le abilitazioni professionali per la guida di veicoli di autotrasporto, di persone e di merci. Quindi vale anche per esempio, chi vuole la patente per i pullman, capito? A questo punto vediamo a chi spetta e come fare per averlo. Allora, primo, come vi dicevo prima, si può richiedere per tutto il periodo che va dal luglio 2022, quindi ci siamo ancora in mezzo, fino al 31 dicembre 2026. Secondo, l'importo è pari all'80% della spesa che bisogna pagare e fino a un massimo di 2.500 euro. Quindi, come vi ho detto, il contributo copre fino all'80% della spesa per la formazione che serve per conseguire la patente di guida per gli autotrasportatori, fino a un massimo di 2.500 euro. Ovviamente sono esclusi perché se si parla di autotrasporto non è che sono esclusi i costi per la patente A e B e la patente quella dei motocicli e autovetture, perché stiamo parlando di autotrasporto, persone e cose, ok? Poi terzo, lo possono richiedere tutti i cittadini che hanno un'età tra i 18 e i 35 anni. E quarto, questo buono serve per prendere la patente e tutte le abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati proprio all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Lo ripeto in continuazione perché l'avevo già detto in altri video e le persone mi dicevano ma devo prendere la patente per lo scooter, per il motorino. E allora bisogna ascoltare bene quello che dico, ok? Quindi non fatemi domande inutili senza aver ascoltato l'argomento. L'altra domanda è come richiederlo. Il buono si può richiedere solo telematicamente tramite il sito internet Buoni Patenti, che si trova sul sito internet del MEF, Ministero delle Finanze, e si può spendere in tutte le autoscuole che poi ovviamente faranno una riduzione delle spese di formazione. Okay? Quindi voi andate all'autoscuola, lo chiedete, poi loro vi fanno una riduzione del prezzo di quello della cifra che vale il buono. Poi comunque, se mi ricordo, vi lascio qui sotto nella info box il collegamento diretto al sito internet originale della Gazzetta Ufficiale, dove viene spiegato più in dettaglio bene tutto quanto, come funziona, e anche il collegamento al sito internet del Ministero dei Trasporti, dove viene spiegato come accedere a questo bonus. Io ci sono appena entrato per andare a vedere se era ancora attivo, si apre una schermata, poi sotto in mezzo c'è un pulsante, un quadrato con scritto accedi qui, e da lì si entra per andare appunto a fare la pratica con lo speed, si entra con lo speed, le solite menate che già conosciamo. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!